Ciao a tutti carissimi amici, sono felice di tornare oggi dopo una lunga pausa con una fantastica ricetta. Vi propongo di preparare con me delle squisite bustine di pan brioche farcite con la crema di ricotta. Gli ingredienti che utilizzerò ve li presenterò nel processo della preparazione. Le dosi precise le troverete indicate nella descrizione sotto il video. Per la prima cosa dobbiamo preparare l'impasto. Visto che è un impasto lievitato, sarà indispensabile rispettare i tempi di lievitazione. Preparo il lievito. Per verificare se il lievito è attivo, lo metto in un bicchiere con il latte tiepido a circa 38 gradi. Aggiungo un cucchiaino di zucchero. Lo zucchero lo prendo dalla quantità totale. Mescolo bene e lascio agire. Lasciamo da parte il lievito per circa un quarto d'ora. In una ciotola setaccio la farina. Sbatto un po' le uova. Aggiungo il latte a temperatura circa 38 gradi. Il latte deve essere tiepido per agevolare la lievitazione dell'impasto. Metto un pizzico di sale, circa 3-4 grammi, lo zucchero vanigliato per aromatizzare, aggiungo il lievito che vediamo che ha iniziato a fare le bollicine, vuol dire che è attivo. Mescoliamo ancora un po'. Verso circa 20 grammi di olio. E a questo punto possiamo aggiungere la farina. L'uovo e l'albume rimasto li mettiamo da parte che ci serviranno per la farcitura. Nella ciotola con la farina faccio un incavo al centro con un cucchiaio di legno, lavoro, e verso i liquidi. Inizio a mescolare con il cucchiaio, con attenzione, senza far volare la farina nella cucina. Sciolgo lo zucchero in un po' di latte e lo aggiungo all'impasto. Quando diventa difficile lavorare con il cucchiaio, comincio a lavorare l'impasto con le mani. Continuo a impastare nella ciotola. Se vi sembra che è troppo morbido l'impasto, aggiungete un po' di farina, un altro cucchiaio di farina. Quando abbiamo incorporato la farina, aggiungo un pezzettino di burro di circa 30 grammi. Il burro deve essere morbido.
Continuiamo a impastare ancora un po' nella ciotola e dopo passiamo sulla spianatoia. Dovremo lavorarlo per circa 10 minuti. Spolverizzo un po' di farina sulla spianatoia e passo l'impasto sopra. Continuo a lavorare l'impasto finché otterrò una palla liscia ed omogenea. Devo lavorarlo per altri circa 10 minuti. Quando abbiamo ottenuto una palla che non si attacca più alle mani, abbiamo un impasto liscio e omogeneo, prendiamo la nostra ciotola, mettiamo un po' di olio per non far attaccare l'impasto, mettiamo l'impasto sopra, me lo mettiamo nella ciotola e spalmo anche sopra un po' di olio per non far essiccare l'impasto in superficie. E adesso prendo la pellicola e copro la ciotola con la pellicola e la metto in un luogo caldo a lievitare per circa un'ora e mezza. Quando l'impasto ha lievitato per circa 40 minuti, iniziamo a preparare la farcitura di ricotta. Gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. In questa ciotola abbiamo la ricotta. Per questa ricetta si deve utilizzare la ricotta grassa ed asciutta. Aggiungo la panna fresca, lo zucchero vanigliato e il semolino. Il semolino si può sostituire con la stessa quantità di farina o l'amido. Adesso dobbiamo aggiungere la buccia di limone grattugiata. Quando grattugiamo dobbiamo prendere solo la parte gialla, perché la parte sotto, la parte bianca, è amara. E adesso strizzo il succo del limone che devo aggiungere circa 50 grammi di succo di limone. Con un blender frullo bene il composto. Se non volete utilizzare il blender, passate il tutto al setaccio. Il semolino che abbiamo aggiunto serve per far assorbire i liquidi della ricotta, per non farli fuoriuscire durante la cottura nel forno. Abbiamo ottenuto una crema di ricotta aromatizzata alla vaniglia e al limone e a questo punto aggiungo l'uvetta. L'uvetta è opzionale, potete aggiungerla, potete ometterla. Anche l'uvetta assorbirà un po' di liquidi della ricotta. Lascio riposare questo composto così per 10 minuti. Adesso non ci rimane che montare 2 albumi a neve ferma per aggiungerli al composto di ricotta. Questo è l'albume che è rimasto dall'impasto, che l'abbiamo ottenuto da parte, e lo mettiamo qua. Qui abbiamo un altro uovo e li prendiamo solo l'albume. Il tuorlo lo mettiamo da parte e lo teniamo, che ci servirà per spennellare le bustine pronte. In una ciotola pulita ed asciutta inizio a montare i 2 albumi. Prima montiamo a bassa velocità e man mano che si forma la schiuma aumentiamo la velocità. Quando gli albumi hanno raddoppiato il volume, iniziamo a aggiungere un po' alla volta lo zucchero.
E adesso dobbiamo montare finché otterremo una neve ferma. E a questo punto il nostro albume è pronto. E adesso incorporo a mano gli albumi montati in 2 prese nel composto di ricotta. Mescolo con delicatezza dal basso verso l'alto per cercare di mantenere l'aria incorporata nelle uova. Quando le bustine saranno nel forno, l'aria che abbiamo incorporato nell'albume farà lievitare il composto di ricotta e diventerà una crema morbida. E la nostra crema di ricotta è pronta per farcire l'impasto. Il nostro impasto è pronto. Vediamo che è ben lievitato. Infarino leggermente la spianatoia e lo trasferisco qua. Lavoro un po' impasto per far fuoriuscire l'aria e cerco di darle la forma quadrata. Se serve infarino ancora un po' e lo comincio a stendere con il mattarello. Devo ottenere un rettangolo. Tolgo le bollicine d'aria con uno stuzzicadente . Adesso proviamo a prendere le misure. Abbiamo ottenuto un rettangolo di 49 x 49 cm. E adesso dobbiamo dividere in 16 quadrati. Dividiamo a metà. E di nuovo a metà. Ok.
Abbiamo ottenuto 16 rettangoli e adesso li dobbiamo farcire con la crema di ricotta. Su ogni rettangolo devo mettere circa 74-75 grammi di crema di ricotta. Azzero la bilancia e devo pesarlo per avere il peso giusto. Al centro creo un incavo e aggiungo un cucchiaino di marmellata di amarene. Con questa marmellata un po' acidula e profumata portiamo il nostro prodotto finale a un livello superiore. Spennello gli angoli con un po' di acqua e chiudo l'impasto a bustina, premendo bene perché si possono aprire durante la cottura o durante la lievitazione. Qua schiaccio bene. Appoggio la bustina su una leccarda ricoperta da carta da forno. Non serve tanta acqua, basta pochissima, solo per farla aderire bene. L'impasto è super soffice e super morbido. Copro con un canovaccio le bustine e li lascio lievitare in un luogo caldo per circa 30-40 minuti. Qui abbiamo il tuorlo d'uovo che sbattiamo un po'. Aggiungo un cucchiaio e mezzo di latte. Mescolo bene. E adesso spennello la prima volta le nostre bustine con il tuorlo d'uovo e dopo 10 minuti prima di infornare spennelerò per la seconda volta. In questo modo le nostre bustine si mantengono belle e morbide per più giorni. Lascio così riposare le bustine per 10 minuti e nel frattempo attacco il forno. Trascorsi 10 minuti ripasso con l'uovo sbattuto per la seconda volta. Metto nel forno preriscaldato a 175 gradi, ventilato, per circa 30 minuti. Comunque ogni forno è diverso e voi impostate la temperatura controllando ogni tanto per non bruciare la superficie. Dopo circa 15 minuti si possono coprire con la carta forno. Trascorso il tempo necessario,
estraggo le nostre bustine dal forno. Sono morbide, profumatissime e con una deliziosa crema all'interno. Restano lucide e belle all'esterno per qualche giorno. Provate a fare anche voi questi prelibatezzi per i vostri cari e vedrete che saranno molto apprezzati. Un forte abbraccio a tutti, ciao! E questa è la nostra brioche all'interno, soffice, morbida e cremosa. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.